tutti e benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi parleremo di inerti. Questo non perché io ho un'esperienza di anni con questo tipo di materiale usato nelle coltivazioni, ma semplicemente perché mi sto avvicinando a questo modo di coltivare orchidee ed altre piante d'appartamento, appunto tramite l'utilizzo di inerti, sia mescolati con il terriccio e sia utilizzati praticamente da soli o mescolati tra di loro. Da soli per, ad esempio, ottenere delle radicazioni da divisioni di piante che abbiamo fatto, mescolati tra loro per poter coltivare alcune orchidee. Che cosa sono gli inerti? Gli inerti sono dei materiali utilizzati appunto per coltivare determinati tipi di piante, usate anche per le decorazioni, magari anche dei giardini. Molto spesso si usa il lapillo vulcanico per decorare la superficie di alcuni vasi per il suo colore rossiccio, o lo si usa anche come pacciamatura. Gli inerti possono essere usati anche come pacciamatura. Sono dei materiali che si chiamano così inerti perché sono, come dire, spenti, nel senso che non cambiano la composizione chimica del terriccio dove vengono inseriti, ad esempio, non creano delle reazioni chimiche. Gli inerti sono dei materiali venduti nei garden, possiamo trovarli anche online. Per qualcuno il prezzo è sempre un pochettino elevato, per altri invece il prezzo è abbastanza abbordabile, quindi se ne possono comprare veramente di grosse quantità. Dopo mi avvicino così le vediamo insieme. Io qui ho sistemato 4 inerti che sono la perlite, la pietra pomice, l'argilla espansa e il lapillo vulcanico. L'inerte più utilizzato in assoluto è l'argilla espansa, perché viene anche utilizzata in idroponica, questa coltivazione delle piante con radici in acqua in cui viene inserita l'argilla espansa per dare un modo alle radici di distribuirsi bene all'interno del contenitore che contiene esclusivamente acqua, non c'è terriccio, c'è soltanto acqua e inerte. Come possiamo utilizzare gli inerti nelle nostre coltivazioni? Allora, prima parlavo di un utilizzo decorativo, quindi possiamo utilizzare gli inerti per decorare la superficie di un vaso. Io ad esempio ho un'aloe variegata coltivata in questo terriccio in cui ho aggiunto della pomice per idratarlo, per drenarlo, scusate, tantissimo, in modo che l'acqua possa scorrere via. E in superficie ho sistemato il lapillo vulcanico perché con il suo colore rossiccio, soprattutto quando è in uno stato di asciugatura, crea veramente un bell'aspetto. In più appesantisce un pochettino anche il vaso perché il lapillo vulcanico è un inerte che ha un notevole peso. Credo che sia forse quello che tra pietra pomice, argilla espansa e perlite pesa di più. Come possiamo utilizzare gli inerti nelle nostre coltivazioni? Beh, innanzitutto bisogna considerare la dimensione dell'inerte che vogliamo utilizzare. Ad esempio, se io voglio da una divisione di una pianta carnivora, ad esempio, utilizzare un inerte che mi permette di far partire una nuova radicazione da una divisione che non ha le radici, potrò, se è una divisione di piccole dimensioni, sicuramente andrò ad utilizzare o la pietra pomice o la perlite, perché essendo degli inerti di piccole dimensioni permettono anche alla pianta di entrare bene con le sue radici all'interno del composto formato dagli inerti, soprattutto se sono piante che hanno delle radici molto fini. Se invece utilizziamo una divisione che sviluppa delle grosse radici, ad esempio possiamo utilizzare il lapillo vulcanico o l'argilla espansa mescolata magari anche a della pietra pomice, insomma sempre in base alle loro dimensioni, perché cosa succede? Succede anche che gli inerti creano più stabilità ad un vaso e un po' meno stabilità. Ad esempio, se abbiamo una divisione di una pianta inserita nella perlite, la perlite è un composto, è un inerte che dà poca stabilità, perché è talmente leggera come peso che se mettiamo una pianta che deve sviluppare le sue radici all'interno ed è una pianta che diventa di grosse dimensioni, che parte subito crescendo tanto o che si sbilancia nel caso arrivi subito ad una fioritura, il tutto rimane un po' instabile, perché tutto all'interno della perlite tende ad essere poco, visto la leggerezza di questo inerte,
veramente poco stabile. In più anche il vaso sarà molto leggero. Allora a questo punto dovremo optare per il lapillo vulcanico, che dà più stabilità anche al vaso e permette una buona radicazione e in più anche stabilità alla pianta stessa, soprattutto, come dicevo, se è di grosse dimensioni. Per le piante di piccole dimensioni possiamo tranquillamente usare la perlite, ad esempio. Perché bisogna sciacquare e lavare gli inerti prima del loro utilizzo? Per il semplice motivo che alcuni inerti sono talmente polverosi che maneggiandoli così a secco rilasciano nell'atmosfera delle particelle che rischiamo poi di respirare, quindi è meglio bagnarli in modo da non creare queste particelle che volano, soprattutto se ci troviamo in un ambiente chiuso, creando appunto un qualcosa che arriva ai nostri polmoni. Questo è il caso, ad esempio, un classico caso è quello della perlite, che appena la si tocca quando è in uno stato secco crea subito questa nube di polveri che noi rischiamo di respirare. Di questo l'ho parlato anche in un video precedente dell'appuntamento in giardino, penso dell'anno scorso, quando parlavo dell'utilizzo della perlite per le piante carnivore. Altri inerti sono comunque sempre polverosi, quindi vanno lavati, ma ad esempio il lapillo vulcanico è un inerte che va sciacquato abbondantemente, più e più volte, perché all'interno contiene dei sali che poi vengono rilasciati quando viene bagnato. Se noi lo inseriamo a secco in un vaso dove ci sono delle piante che devono sviluppare le loro radici, bene, questo lapillo una volta che è bagnato rilascia sì l'acqua che ha accumulato, ma nello stesso tempo rilascia anche dei sali in grossa quantità. È una pietra vulcanica, rilascia questi sali che possono danneggiare o comunque rovinare le radici delle nostre piante, quindi lo sciacquiamo abbondantemente. Quindi quello che conviene fare un po' per tutti gli inerti è sempre un buon lavaggio. Adesso mi avvicino per farvi vedere i 4 inerti che ho scelto, 3 per utilizzarli nelle mie orchidee e il quarto è la perlite, ma vi parlerò anche della perlite, così vi descrivo un po' che cosa sono, bene visti da vicino, questi inerti uno per uno con le loro caratteristiche. Ecco il lapillo vulcanico, potete vedere il suo bellissimo colore rossiccio, è una pietra vulcanica con un pH neutro. Il lapillo vulcanico, ma un po' gli inerti in generale, a parte la perlite e credo forse anche la pietra pomice, sono materiali che bisogna fare molta attenzione a utilizzarli con le piante carnivore. Ad esempio, visto che il pH del lapillo vulcanico è neutro, ma all'interno contiene dei sali, potrebbe innalzare un pochettino il pH del terriccio e quindi solitamente il lapillo vulcanico non viene utilizzato per delle piante carnivore appunto che vogliono un substrato particolarmente acido, e così per tutte le piante che vogliono appunto acidità nel terriccio. Piuttosto viene utilizzato per le piante d'appartamento che vogliono sempre un pH del terriccio neutro, e il lapillo vulcanico ha un pH neutro. Visto il peso di questo inerte, perché è veramente pesante, tutto questo dà stabilità al vaso della pianta, quindi se abbiamo una pianta da coltivare che si sbilancia molto con la fioritura, ad esempio uno strato superficiale nel vaso di lapillo vulcanico o inserito nel terriccio, dà un certo peso al vaso e quindi il tutto tende a non rovesciarsi o sbilanciarsi nel caso la pianta crei una fioritura che parte ad un certo punto in un lato della pianta e tende a sbilanciare un po' il vaso, soprattutto se il vaso è piccolo. A quel punto però si può optare magari per un vaso di terracotta che è già pesante di suo. Se abbiamo dei vasi di plastica molto piccoli con delle piante, inseriamo un po' di lapillo vulcanico proprio per dare stabilità al vasetto. Come dicevo, il suo pH è neutro, insomma è un lapillo molto utilizzato, viene utilizzato soprattutto per coltivare molte orchidee, proprio come substrato ad esempio di radicazione con radicazione per quelle orchidee che hanno le radici particolarmente grosse. Più le radici sono grosse, più si tende ad utilizzare degli inerti che hanno una certa pezzatura. Più le radici sono fine, allora utilizzeremo degli inerti un po' più delicati, che possono essere appunto la perlite o la pietra pomice. Questa invece è la perlite. Potete vedere la delicatezza di questo inerte, veramente di una leggerezza e quasi
non si può quasi percepire la leggerezza della perlite, è un qualcosa di veramente leggerissimo, e appena lo muovo, adesso qui non si vede molto, ma sprigiona questa polvere che parte subito galleggiando nell'aria e che può essere inalata. Quindi attenzione, bagniamo sempre la perlite prima di ogni utilizzo in modo che possiamo maneggiarla e non ci respiriamo le sue nubi di polvere che può creare un danno proprio per accumulo nei nostri polmoni. Quindi attenzione. È un inerte anche questo, piccole dimensioni, viene sempre venduta con queste dimensioni molto piccole. Se noi schiacciamo la perlite si polverizza, e quindi è per questo che crea tantissima polvere, quindi mi raccomando, bagniamolo. È ideale per far radicare ad esempio delle talè. Io nella perlite ho fatto radicare delle divisioni di Saracenia purpurea, questa pianta carnivora ha funzionato benissimo. Naturalmente bisogna fare molta attenzione alle bagnature, perché è vero che trattiene anche molta acqua, ma tende ad asciugare, visto la sua leggerezza, anche abbastanza in fretta, quindi occhio a osservare bene il grado di umidità sempre del vaso che contiene la perlite con la divisione della nostra pianta. Viene utilizzato anche per fare radicare ad esempio delle orchidee, o per coltivarci delle orchidee di piccole dimensioni con le radici molto fini, perché potete vedere è un inerte molto ma molto delicato. Ad esempio un'orchidea con le radici particolarmente fini potrebbe trovare qualche problema ad esempio con il lapillo vulcanico, quindi piuttosto scegliamo o la perlite, la pietra pomice, o mescoliamo insieme perlite e pietra pomice, potrebbe essere anche un'idea, e anche dei piccoli pallini di argilla espansa, dopo parlerò anche dell'argilla espansa. Anche la perlite ha un pH neutro, solitamente utilizzata per aumentare il drenaggio nei terricci compatti, quindi io la utilizzo tantissimo quando devo creare un substrato adatto alla coltivazione di alcune piante carnivore, ovvero Dionea, Drosera, anche per l'elianfora l'ho usata. Per le saracenie invece la perlite non è assolutamente necessaria, solitamente non si usa per le saracenie la perlite all'interno del terriccio. Si può utilizzare anche in giardinaggio, ad esempio nel nostro giardino, se abbiamo un terreno come il mio che è argilloso, se vogliamo creare all'impianto di una pianta da giardino un qualcosa di più drenante, ecco, possiamo mescolare appunto la terra argillosa nel nostro giardino con la perlita. Questo permetterà all'acqua di fluire bene e di non accumularsi appunto nel terreno, perché il terreno argilloso tende ad accumularne veramente tantissima. Come dicevo, se l'ho detto prima, naturalmente il vaso con la perlite è un vaso molto leggero, quindi tende a rovesciarsi. Se abbiamo una pianta molto alta, questo inerte non va molto bene, perché tende appunto a sbilanciare il tutto, quindi rischiamo poi di trovarci il vaso rovesciato nel caso di un piccolo arrivo di un venticello, se abbiamo il vaso all'esterno, o di un urto nostro mentre ci muoviamo in mezzo alle nostre piante. Quindi attenzione, è veramente leggerissimo. Ed ecco la pietra pomice. Allora, la pietra pomice è una pietra che fino a qualche anno fa trovavo con grandissima facilità in pezzatura media, ad esempio una pezzatura di questo tipo. Ultimamente ho fatto un giro nei vivai per vedere se avevano la pietra pomice e l'ho sempre trovata di piccole dimensioni, la potete vedere qui, e viene venduta con dimensioni veramente, con la pezzatura piccola. Questo non cambia nulla, diciamo, per quello che riguarda l'utilizzo della pietra pomice come substrato per le nostre orchidee. Bisogna solo fare attenzione che una pezzatura grossa all'interno di un vaso fa sì che all'interno del substrato circoli una certa quantità di ossigeno. Con la pietra pomice di piccolissime dimensioni si può creare un qualcosa che compatta abbastanza un po' il terriccio, e quindi c'è leggermente meno circolazione dell'aria. Quindi attenzione, io consiglio sempre l'acquisto di pietra pomice con una buona pezzatura, soprattutto per le orchidee che hanno bisogno di avere le radici sempre con una buona ossigenazione, nonostante un ambiente umido quando viene bagnata. Quindi attenzione.
Setacciarla, bagnarla, io la setaccio sempre per tenere i pezzi più grandi e quelli più piccoli, ovvero quello che rimane di veramente molto piccolo, solitamente lo uso poi in giardino o per magari qualche cartacea mescolata al terriccio, proprio per creare un forte drenaggio e anche per eliminare tutta la sabbiolina che si crea tra un sassolino e l'altro, perché viene venduta, io l'ho acquistata, era particolarmente umida anche all'interno e quindi vedete le mie mani si sporcano, questo deve essere dilavato un po' il tutto. Se cade qualche altra pietrolina molto piccola conserviamola magari per le cactacee. Utilizziamo questa sabbiolina magari per le cactacee, che può essere utile. Possiamo utilizzare semplicemente un setaccio per tenerci la sabbiolina e un setaccio a maglie un pochettino più larghe per tenerci le pietre che sono un po' più grosse. Queste erano in un vaso di un'orchidea che ho rinvasato e ho conservato proprio per la loro dimensione, perché mi piaceva tantissimo. E ultimamente anche nei siti di orchidee online ho sempre visto vendita pomice sempre in pezzatura, è più facile trovare quella pezzatura piccola, però come ripeto io consiglio sempre quella media o grossa perché è più utile appunto nella coltivazione delle orchidee. La pietra pomice rispetto al lapillo vulcanico trattiene un po' meno acqua e quindi questo può andare bene per le piante che non vogliono un substrato particolarmente fradicio. Rilascia lentamente l'acqua poi una volta che viene assorbita come il lapillo vulcanico, però ne trattiene un pochettino meno. Mescolati insieme lapillo vulcanico e pietra pomice si crea un mix ottimale proprio per la coltivazione delle orchidee. Adesso arriviamo un po' ad una nota dolente, diciamo, ma dolente perché? Perché è l'inerte più utilizzato in assoluto, ma facendo alcune ricerche su internet ho scoperto che in realtà non è proprio consigliatissimo per le orchidee, per il semplice fatto che, sto parlando appunto di questo inerte che è l'argilla espansa, perché ha un pH abbastanza alto, il pH dell'argilla espansa può arrivare a 8 e quindi questo fa sì che non è assolutamente consigliata per orchidee che vogliono un pH stabile, neutro, o piante oppure orchidee che vogliono un pH che va sull'acido nel terriccio, quindi l'argilla espansa è sconsigliatissima. Questo è l'inerte probabilmente più utilizzato, credo, soprattutto in idroponica, viene molto utilizzata per coltivare piante d'appartamento con radicazione in coltivazione idroponica, ovvero completamente nell'acqua. Solitamente si vedono questi vasi anche solo di vetro riempiti di argilla espansa in cui viene inserita la pianta e la pianta radica in mezzo a tutta l'argilla espansa. Ok, per determinate piante d'appartamento facciamo molta attenzione a non utilizzare l'argilla espansa con le piante carnivore ad esempio, o per molte orchidee, perché anche le orchidee epifite o terrestri che siano, molte non vogliono un terriccio particolarmente basico e l'argilla espansa tende ad alzare abbastanza il pH. Io comunque l'ho utilizzata in quantità minore rispetto a quella del lapillo vulcanico e della pomice, mescolati tutti e tre, con una piccola quantità di argilla espansa, proprio perché la sua pezzatura, solitamente viene venduta in pezzatura abbastanza grande, crea un buon passaggio di aria all'interno, ma l'ho utilizzata soprattutto per i Paphiopedilum, perché i Paphiopedilum, come orchidee, vogliono sempre un pH del terriccio che sia un po' alto, abbastanza alto, infatti solitamente vengono anche bagnate con un'acqua con una durezza abbastanza elevata, proprio perché gradiscono, ad esempio, per farla semplice, una bagnatura con acqua che sia un po' calcarea, non con un'acqua tenerissima. I Paphiopedilum sono piante che gradiscono proprio un certo grado di durezza dell'acqua, quindi l'argilla espansa può aiutare in questo scopo. Può essere utilizzata anche per altre orchidee, ma se vogliamo utilizzarla mescolata con altri inerti, sempre in piccola quantità, tanto ne bastano all'interno di un vasetto, basta poca argilla espansa per creare appunto circolazione di aria. Quindi facciamo però attenzione al suo pH perché è veramente elevato. Il peso dell'argilla espansa è un peso molto leggero, quindi anche questo tende a poter far sbilanciare un pochettino il vaso dove coltiviamo le nostre piante,
tende a rimanere più bagnata rispetto all'apillo vulcanico, che una volta bagnato assorbe tanta acqua, la rilascia lentamente, ma la superficie dell'apillo vulcanico rimane appena umida, poi rilascia l'acqua che ha accumulato. L'argilla espansa invece, quando viene bagnata, assorbe l'acqua, ma nella superficie rimane molto bagnata. Questo può creare un problema, ad esempio, a piante che hanno le radici molto delicate e soggette a marcescenze. Qui parliamo praticamente di tante orchidee. Quindi mi raccomando, ripeto, utilizziamo l'argilla espansa mescolandola ad altri inerti, sempre in quantità minore, proprio per non creare un danneggiamento alle nostre radici e per non modificare troppo poi la durezza del substrato, il pH del substrato. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video. Angraecum sesquipedale, Paphiopedilum ibrido americano, facile da trovare nei vivai. Io l'ho scelto in questa tonalità un po' più sul giallo, con un margine bianco molto largo e molto bello. Paphiopedilum pinocchio, chiamato così perché crea poi di volta in volta una nuova fioritura, allungando proprio lo stelo floreale, portando poi alla fine di volta in volta un fiore sempre nuovo. Phalaenopsis mini, non so bene l'ibrido, so che era venduto come Phalaenopsis mini perché rimane di piccole dimensioni, anche lui coltivato in inerti. Vi salutiamo anche insieme agli inerti e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Se avete dei commenti, se avete delle domande, se avete anche delle esperienze da raccontare per quello che riguarda orchidee ed inerti, potete scriverli al di sotto di questo video nei commenti. Sarà un piacere affrontare una discussione in cui si parla delle proprie esperienze personali, così aiutate anche me a capire bene come utilizzarli per certe cose che magari non ho ancora considerato. A presto cari amici e ci vediamo ad un prossimo appuntamento in giardino. Grazie e a presto, ciao ciao!